là, ciao, come va? Spero tutto bene ed oggi sono qui con un nuovo video gameplay. Il video in questione è dedicato al videogioco pubblicato da Outright Games, Baby Shark canta e nuota. Il prodotto in questione è già disponibile sulle principali piattaforme di gioco come PC e console. In particolare noi vedremo la versione per Xbox e, da notare, questo video è stato realizzato in quanto membri del progetto della Outright Games Ambassadors Club. È questa la motivazione per cui vedete qui la iconcina specifica in alto a destra. Cos'è Baby Shark canta e nuota? Molto banalmente si tratta di un videogioco dedicato a Baby Shark. Baby Shark credo che tutti in un modo più o meno generico abbiano tutti presente cosa sia Baby Shark. Baby Shark infatti nasce e si sviluppa principalmente come una canzone per un pubblico di bambini. Col passare del tempo è diventato letteralmente un franchise, il che è una cosa interessante perché secondo me ci fa proprio capire il modus con cui le aziende si vanno ad imporre e vanno a catturare l'attenzione del pubblico dei bambini. Tornando al gioco, cos'è Baby Shark canta e nuota? Baby Shark canta e nuota si tratta di un videogioco che unisce due elementi principali, ovvero il sistema da rhythm game, quindi da gioco di ritmo, e un sistema più, chiamiamolo, platform. Infatti il gioco si divide in due fasi, ovvero il canta ed il nuota. E tutto viene inserito all'interno di questo festival pinnomenale, ci viene detto, dove il piccolo Baby Shark, che è lo squaletto di colore giallo, decide di partecipare assieme alla sua famiglia, quindi Mommy Shark, Papi Shark e i suoi nonni. Ciascuno di questi personaggi, quindi un totale di 5 personaggi, sono tutti giocabili. Ciascuno di questi può indossare fino a 9 costumi e il gioco è completamente giocabile in cooperativa locale, quindi un bambino può giocare con i propri genitori, per fare un esempio. Dal punto di vista ludico, come funziona Baby Shark canta e nuota? In realtà parliamo di veramente un videogioco estremamente semplice ed estremamente basilare. D'altronde l'utenza è palesemente l'utenza di bambini molto giovani ed è il motivo per cui il gameplay è molto semplice. La prima fase del gioco, anzi una delle due fasi del gioco, è il canta. Qui è molto semplice perché siamo di fronte proprio a un rhythm game, quindi a un gioco di ritmo. Di conseguenza c'è una canzone che sta andando in sottofondo e premendo il pulsante indicato e la barra in basso si otterranno dei punti. In realtà questi punti sono rappresentati da queste 3 stelle che vedete in alto sullo schermo e se viene fatto l'azione del perfetto, quindi si preme nel momento giusto il pulsante per un tot di tempo, per un tempo preciso, quindi la cosa deve essere consecutiva, l'ambientazione leggermente cambierà e diventerà una cosa più festiva, diventerà proprio una cosa più party, più festivo. Nei momenti in cui non si esegue il perfetto, di conseguenza viene classificato come un bene, questo effetto visivo viene automaticamente eliminato. Le uniche metodologie previste per premere i pulsanti sono la pressione semplice e la pressione del tenere premuto. Qua letteralmente il gioco richiede soltanto l'utilizzo dei principali pulsanti di interazione, quindi A, B, J, X. La seconda modalità che propone questo videogioco è la modalità del nuota. Cosa significa? Anche qui appunto ci possono essere delle canzoni sotto, come appunto la versione del canta, ma c'è una variante. In questo caso non bisogna ballare, non bisogna seguire il ritmo, ma bisogna seguire un percorso. All'interno di questo percorso sono presenti delle minacce di vario tipo, come possono essere per esempio dei pesci spada, possono essere dei marlin blu, possono essere dei pesci palla che vanno schivati, e l'obiettivo è quello di raccogliere quante più stelline possibili. Raccogliendo le stelline si ottiene un punteggio quanto migliore possibile. La cosa interessante da notare è appunto il fatto che non sono presenti soltanto le stelline, ma sono presenti anche dei gadget, chiamiamoli così,
che si devono andare a collezionare e a sbloccare. Prendere questi gadget significa che il giocatore avrà accesso ad una serie di opzioni. Semplificando molto, ci sarà la possibilità di sbloccare nuovi costumi per i propri personaggi, ci sarà la possibilità di ampliare la galleria e sbloccare per esempio degli adesivi o degli obiettivi. Il gioco è estremamente semplice e in circa 5 minuti vi ho spiegato cos'è Baby Shark Canta e Nuota. Questo perché, molto banalmente, dato che il pubblico finale di utenti a cui questo titolo poi si rivolge è un pubblico di giocatori molto giovani, non ha la pretesa di essere chissà quanto complesso, ha la pretesa di essere un titolo molto molto semplice, molto molto immediato. Vedrete che è veramente estremamente intuitivo. Tra l'altro è un sistema di gioco che ormai, soprattutto quando si nuota, quando i Baby Shark e la sua famiglia nuotano, si utilizza un sistema di gioco che ormai è consolidato in quasi tutti i prodotti della Outright Games, quindi proprio si entra all'interno di un ambiente già famoso e già conosciuto da parte dell'azienda stessa. Il titolo quindi è letteralmente basato su questi due aspetti e non c'è in realtà molto altro che è il suo pregio e il suo difetto. In realtà è il suo pregio perché, come abbiamo detto prima, lo ripetiamo di nuovo anche con di essere stancanti, Baby Shark Canta e Nuota non punta ad essere un titolo che cattura l'interesse, che ne so, degli adulti, cattura l'interesse dei bambini che adorano le canzoni di Baby Shark, giustamente. Il titolo è affrontabile tranquillamente, potete giocarlo con, per esempio, in famiglia, potete giocarlo con i vostri parenti, non c'è la possibilità di regolare la difficoltà, quindi non c'è una logica di cambio di difficoltà, questo lo dovete tenere in grande considerazione. Anzi, questo è un gioco estremamente facile, questo è proprio un titolo facilissimo. Questo perché? Perché Baby Shark Canta e Nuota è un gioco in cui quel minimo di sfida che vorrebbe proporre la propone in una maniera molto flebile, molto leggera. Cosa significa? Significa per esempio che ottenere le 3 stelle in ogni livello non è per niente difficile, si possono fare tantissimi errori e si riesce tranquillamente a completare il gioco al 100% senza neanche fare chissà quanta difficoltà. Tra l'altro, cosa carina, nella modalità storia, che è poi la modalità principale del gioco, nella modalità storia è possibile anche salvarsi i livelli preferiti, nel caso ci siano alcuni livelli che si apprezzano. La cosa che si può notare, se proprio vogliamo aggiungere delle informazioni, è che tra il canta e il nuota, il canta è quello che ha un po' più carisma. Perché? Perché in base alla canzone alcuni elementi dello schermo cambiano. Non è presente in tutte le canzoni questo dettaglio visivo, ma è un dettaglio che quando è presente l'ho apprezzato molto. Il nuota, in realtà, se avete giocato ad altri videogiochi di Outright Games, vi dirà niente perché non tira fuori nessuna cosa strana o particolare. Si può dire che il nuota è la parte più complessa poi del gioco, ma più che altro perché andando avanti nell'avventura si sbloccheranno per esempio delle minacce che potrebbero rendere l'esperienza meno automatica di quello che ci si potrebbe aspettare. Baby Shark Canta e Nuota è un titolo che non presenta la possibilità di modificare la difficoltà e come contenuti secondari è permesso ascoltare le musiche appunto di Baby Shark, personalizzare il proprio personaggio, quindi vedere un po' i costumi, vedere gli adesivi che sono stati sbloccati e vedere gli obiettivi. Obiettivi che personalmente io ho apprezzato perché comunque sia vanno a coprire l'esperienza complessiva e totale del gioco e personalmente sono anche un bello strumento per tenere il giocatore sotto costante interesse nell'intera esperienza. Secondo me gli obiettivi, sbloccarli tutti, non dico che sia difficile, perché è fattibile, è più che possibile, però diciamo che sono una quantità abbastanza considerevole da permettere al giocatore di divertirsi col tempo. Baby Shark Canta e Nuota, quali sono le sue limitazioni principali? Le sue limitazioni principali per quanto mi riguarda non è tanto un discorso del gameplay in sé, molto palesemente io ho quasi 25 anni, io appunto che sto facendo questo video ho quasi 25 anni, è abbastanza evidente che Baby Shark non sia indirizzato a me.
Però un paio di cose io le avrei aggiunte o modificate. Esempio, nelle fasi del cantare, che sono fasi che comunque a me piacciono, perché comunque anche se è un gioco semplice, a me piacciono i giochi di ritmo, una cosa che personalmente avrei inserito sarebbe stata la possibilità di modificare la precisione con cui il gioco prende le azioni dell'utente stesso, ovvero quando il giocatore preme il pulsante, se questo per il giocatore vuol dire mantenere il ritmo o meno. Questo perché nei giochi di ritmo, i principali giochi di ritmo, è possibile controllare la tempistica con cui il giocatore va a premere il pulsante e che questo diventa un perfetto. È molto importante questa cosa, soprattutto nei giochi di ritmo, proprio perché bisogna capire costantemente quando il giocatore percepisce il proprio perfetto, quindi percepisce il proprio ritmo, quindi tac, tac, tac. Ad ogni tac, se voi battete le mani, se siete per esempio 4 persone diverse, battete le mani, le battete in momenti diversi, anche se magari si parla di millisecondi, sono comunque momenti diversi. Il gioco deve essere capace di prendere quel momento diverso e recepirlo. In Baby Shark questa cosa non c'è e personalmente è un grande difetto. Il problema, questo cosa significa? Significa che nel video voi vedete tanti bene che dovrebbero essere dei perfetto. Perché? Perché per come io gestisco il ritmo di pressione dei pulsanti, quindi il ritmo del gioco e il ritmo di rhythm game, in realtà sarebbe un perfetto, ma non potendo controllare, io devo sottostare alle regole del gioco e di conseguenza quando io premo il pulsante in realtà lo premo con l'anticipo rispetto a quanto io lo premerei. Ed è un problema, perché questo significa che io faccio tantissimi bene. Poi, ripeto, il gioco è molto 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 accomodante, quindi alla fine, dal punto di vista poi dell'esperienza finale, non è che danneggi chissà cosa. Fatto sta ed è che se io volessi fare proprio l'esperienza di gioco come la vorrei vivere come acquirente, bisogna tenere in considerazione questo elemento. Secondo me aggiungere questo elemento preciso in Baby Shark Canta e Nuota sarebbe apprezzabile. Il secondo difetto è un difetto che i genitori dovrebbero considerare, ovvero il discorso contenutistico. Baby Shark Canta e Nuota alla fine è un videogioco abbastanza povero in termini di quello che poi propone con la sua esperienza complessiva. Per quanto sia comunque lunghetto, inaspettatamente lunghetto, perché comunque è molto più lungo di quello che ci si potrebbe aspettare, il problema che ho con Baby Shark Canta e Nuota è che alla fine ho un bel po' di musiche in realtà che posso suonare, ballare, cantare, nuotare, però poi alla fine non ho così tanto materiale da poter utilizzare. Anche tra l'altro il canta, ma anche una sezione del karaoke che secondo me sarebbe stata molto utile. Il problema alla fine che io ho con Baby Shark Canta e Nuota è che va all'interno di un mercato che non è tanto il mercato PC o console, ma è il mercato dei giochi per bambini. E nel mercato per giochi per bambini questo titolo qui verrebbe visto come un videogioco da proporre nel settore per cellulari, perché questo è proprio il classico videogioco che viene pensato per i cellulari. Il problema non è che sia uscito su console, ma il problema è che usi le logiche dell'acquisto su console. Di conseguenza il prezzo di lancio di Baby Shark Canta e Nuota è di 39,99€, che personalmente sono tanti. Poi lo so, il mercato dell'intrattenimento dei bambini, dei giocattoli dei bambini, è un mercato dove si vanno a spendere una quantità di soldi comunque sia di base non indifferente. Comunque sia, per quanto mi riguarda, Baby Shark Canta e Nuota trovo molto difficile consigliarlo al prezzo di lancio. Se magari siete in possesso della versione Xbox, nel momento in cui questo titolo viene pubblicato su Game Pass, non ci sono problemi. Altrimenti faccio un po' fatica personalmente. Cioè, Baby Shark Canta e Nuota io non lo consiglierei a prezzo di lancio. È un titolo che secondo me è molto carino per un pubblico di bambini. Cioè, alla fine, nel complesso, Baby Shark raggiunge il suo obiettivo. E secondo me sì.
Outright Games secondo me ha pubblicato un videogioco assieme a Reiko Technology SL, che sono i team di sviluppo, ha pubblicato un videogioco che fa esattamente quello che deve fare, che è esattamente lo stesso motivo per cui secondo me un videogioco di Peppa Pig pubblicato da Outright Games è un ottimo videogioco. Baby Shark canta e nuota per quella che è la tipologia di utenti che vuole raggiungere, è un ottimo videogioco. Ma perché? Per il semplice fatto che punta a un pubblico di bambini molto giovani in cui è necessario avere il minor numero di comandi possibile e lì funziona, cioè va messo Baby Shark canta e nuota, in quel contesto funziona molto bene. Se c'è un genitore che ha un figlio o una figlia che gli piacciono le canzoni di Baby Shark e vuole un videogioco su Baby Shark, ci sta che acquisti questo videogioco, cioè è perfettamente comprensibile. Poi l'unica cosa che posso dire è che secondo me il prezzo di lancio è eccessivo e avrai proprio aggiustato e migliorato qualche elemento puramente tecnico. Però secondo me comunque è un titolo che piace, secondo me al pubblico a cui questo videogioco si rivolge è un videogioco che funziona. Forse è un po' lento, nel senso dal punto di vista dell'interfaccia utente, quindi premere i pulsanti, fare i caricamenti, lì avrei probabilmente velocizzato un pochettino. Però ripeto, Baby Shark canta e nuota per quello che deve essere è un ottimo videogioco, raggiunge perfettamente il suo obiettivo, sa come raggiungere perfettamente il suo obiettivo e io sono comunque contento, perché mi sembra comunque un videogioco che a un bambino io prenderei. Ripeto, non lo prenderei al prezzo di lancio, però è un videogioco che funziona, cioè ci sta che una famiglia acquisti Baby Shark canta e nuota. Queste sono le mie opinioni circa questo videogioco, spero che questo video vi abbia incuriosito circa quelle che sono le caratteristiche, l'utenza e gli elementi principali di questo Baby Shark canta e nuota. Io sono GB Slacco di Gamescore.it, che è un sito che tratta news e recensioni di videogiochi, giochi a tavola, attori periferiche e giochi di carte. Questo video è stato realizzato in collaborazione con Outright Games in quanto ambasciatori di Outright Games e spero che noi due avremo l'occasione di rivederci in occasione di un prossimo video. Spero che noi due ci rivedremo, quindi, e ti auguro buona giornata, buon mattino, buonasera e tutte cose. Stammi bene, mi raccomando. Ciao!